Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Clenil, soluzione. Chiesi Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Clenil, soluzione? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clenil, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Clenil? Soluzione. Clenil, soluzione è un farmaco a base del principio attivo beclometasone dipropionato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico glicocorticoidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SPA. Clenil, soluzione può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Clenil 100 mcg / erogazione Soluz. Pressurizzata per Inhalaz. 200 erogazioni C / valvola dosatrice. Clenil 250 mcg Soluz. Pressur. Aerosol dosato 200 erogazioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chiesi Farmaceutici SPA. Concessionario: Chiesi Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: beclometasone dipropionato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi. Posologia. La dose deve essere titolata alla dose minima che permette di mantenere un efficace controllo dei sintomi. È necessaria un'attenta e regolare valutazione medica del quadro clinico, in modo che le dosi di Clenil somministrate siano sempre ottimali. La posologia deve essere modulata in funzione dell'età e della difficoltà di controllare il quadro clinico. Adulti e adolescenti, 12-18 anni. 100 microgrammi, 2 inalazioni di Clenil 50 microgrammi o 1 inalazione di Clenil 100 microgrammi per 4 volte al giorno, oppure 200 microgrammi, 4 inalazioni di Clenil 50 microgrammi o 2 inalazioni di Clenil 100 microgrammi per 2 volte al giorno. Nei casi più gravi è possibile iniziare con 150 microgrammi, 3 inalazioni di Clenil 50 microgrammi per 4 volte al giorno. 200 microgrammi, 4 inalazioni di Clenil 50 microgrammi o 2 inalazioni di Clenil 100 microgrammi per 3 volte al giorno. 300 microgrammi, 6 inalazioni di Clenil 50 microgrammi o 3 inalazioni di Clenil 100 microgrammi per 2 volte al giorno. E aggiustare successivamente il dosaggio a seconda della risposta. Nei pazienti che non ottengono un soddisfacente controllo dei sintomi con le dosi di cui sopra è possibile somministrare 500 microgrammi, 2 inalazioni di Clenil 250 microgrammi per 2 volte al giorno. Se ritenuto più opportuno, è possibile somministrare 250 microgrammi, 1 inalazione di Clenil 250 microgrammi per 4 volte al giorno. In caso di necessità si può aumentare la dose fino a 500 microgrammi, 2 inalazioni di Clenil 250 microgrammi per 3-4 volte al giorno. La dose massima giornaliera non deve superare 2 mg di beclometasone. Popolazione pediatrica: bambini, 6-11 anni. 50, 1 inalazione di Clenil 50 microgrammi, 100 microgrammi, 2 inalazioni di Clenil 50 microgrammi o 1 inalazione di Clenil 100 microgrammi per 2-4 volte al giorno, a seconda dell'età e della risposta. La dose massima giornaliera può superare 400 microgrammi di beclometasone solo dopo un'attenta valutazione specialistica. Bambini di età inferiore a 5 anni. La posologia deve essere modulata in funzione dell'età e della risposta. 50, 1 inalazione di Clenil 50 microgrammi, 100 microgrammi, 2 inalazioni di Clenil 50 microgrammi o 1 inalazione di Clenil 100 microgrammi per 2 volte al giorno. Per un miglior controllo della patologia è possibile somministrare dosi superiori a quelle sopra indicate, senza superare la dose massima giornaliera di 400 microgrammi. Popolazioni speciali: non sono richiesti aggiustamenti posologici nei pazienti anziani o con insufficienza epatica o renale. Modo di somministrazione: uso inalatorio. Occorre mostrare ai pazienti come utilizzare l'inalatore. Il buon esito del trattamento dipende da un corretto uso dell'inalatore.
Al fine di ottenere un completo successo terapeutico, è indispensabile che il paziente segua attentamente le istruzioni d'uso relative alla corretta modalità di inalazione del medicamento. Nei bambini le inalazioni devono essere effettuate sotto la sorveglianza di un adulto. È utile chiudere le narici del bambino durante l'inalazione. Precauzioni che devono essere prese prima della somministrazione del medicinale. Prova del funzionamento dell'inalatore. Prima di impiegare l'inalatore per la prima volta, oppure se esso non sia stato usato per 3 giorni o più, rimuovere la chiusura di protezione del boccaglio premendolo delicatamente sui lati e premere una volta nell'aria per rilasciare un'erogazione in modo da assicurarsi dell'effettivo funzionamento. Nell'uso seguire attentamente le seguenti istruzioni. Tenere l'erogatore tra il pollice e l'indice con il boccaglio dalla parte inferiore. Togliere la chiusura di protezione. Collocare il boccaglio tra le labbra ben chiuse ed effettuare una espirazione completa. Inspirare a lungo e profondamente con la sola bocca, contemporaneamente premere con l'indice una sola volta. Terminata l'inspirazione, trattenere il respiro il più a lungo possibile. Terminate le inalazioni, richiudere il boccaglio con la chiusura di protezione. Il boccaglio va sempre tenuto pulito. La pulizia va effettuata con acqua tiepida, dopo aver estratto il contenitore sotto pressione. Controindicazioni: ipersensibilità al beclometasone dipropionato, ai cortisonici o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Clenil elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. È importante che il paziente comprenda che Clenil non ha un aerosol broncodilatatore. Esso deve essere usato regolarmente e non per ottenere una risoluzione rapida del broncospasmo. Clenil non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. L'uso concomitante con steroidi sistemici o intranasali porta ad un effetto additivo della soppressione della funzionalità surrenalica. Clenil contiene una piccola quantità di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Clenil, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Clenil, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Studi sugli effetti del propellente HFA 134 sulla funzione riproduttiva e sullo sviluppo embriofetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente rilevanti. È pertanto improbabile che si verifichino, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Clenil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi sono elencati di seguito per classificazione per sistemi e organi secondo metro e frequenza. Le frequenze sono definite nel modo seguente. Molto comune, a 0 yen 1/10, comune, a 0 yen, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio acuto. Dosi elevate per un periodo di tempo molto breve possono provocare la soppressione della funzionalità surrenalica. Non sono necessari interventi d'urgenza. L'asse ipotalamo ipofisi surrene si ristabilizza in 1-2 giorni. Cronico. L'utilizzo di dosi eccessive di beclometasone dipropionato può causare effetti sistemici, come ipercorticismo e soppressione surrenalica. In questo caso può essere necessario il monitoraggio della funzionalità surrenalica. I pazienti trattati con dosi superiori a quelle approvate devono essere tenuti sotto stretta osservazione e la dose deve essere ridotta con gradualità. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie, glucocorticoidi. Codice ATC R03BA01. Il beclometasone, 17-21, dipropionato, BDP, cortisonico dotato di spiccata attività antinfiammatoria ed antiallergica topica sulla mucosa delle vie, proprietà farmacocinetiche. Studi di cinetica con beclometasone dipropionato marcato hanno dimostrato che dopo inalazione di una dose elevata solo il 20-25% viene assorbito. Una parte della dose somministrata viene deglutita ed eliminata. Dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. Per via orale, nel ratto e nel topo, i valori di DL50 sono superiori a 3000 mg/kg. Per nebulizzazione, nel ratto e nel topo, sono ben tollerate esposizioni a elenco degli eccipienti HFA 134, norflurano, etanolo, glicerolo. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Clenil, soluzione a base di beclometasone dipropionato sono Clenil Jet, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.